Dagli anni 60 per quasi un decennio tutti gli adolescenti o i preadolescenti correvano ogni settimana nelle edicole a comprare le strisce dei fumetti. Rappresentava fuori dal mondo della scuola e della famiglia una specie di iniziazione alla vita, al mistero, alla sessualità, a qualsiasi altra cosa dove ci si poteva immaginare, addentrare e anche stupire. I più amati finirono naturalmente sugli schermi, perché il cinema, visto il successo, considerate che i fumetti arrivavano a vendere oltre 500.000 di copie, e quindi il cinema fece la sua parte. Il primo ad avere un certo successo fu inventato dalle sorelle Giussani, Diabolic. Era stato pensato per i pendolari che dovevano arrivare in treno dalla Lombardia intorno a Milano e che quindi oltre al quotidiano sportivo potevano comprarsi il fumetto di Diabolic, e quindi fu questo il primo fumetto a arrivare sugli schermi. E Diabolic era un personaggio, un ladro, anche un assassino, quando doveva impossessarsi dell'identità attraverso un sistema di maschere, insieme a una bellissima ragazza, inseguito inutilmente dall'ispettore Ginko. Il film di Mario Bava, con una scena memorabile, la bellissima Eva, cioè Marisa Mel, che in una scena clou del film compare nuda, coperta soltanto da una cascata di dollari. Diabolic poi è stato ripreso in questi ultimi anni dai Manetti Bros con 3 episodi. È un uomo. Ma dalle capacità straordinarie. I 2 film successivi dei Manetti Bros uscirono in breve tempo sugli schermi per finire quasi immediatamente sulle piattaforme. Criminal era l'altro grande criminale, quello che vestiva con una tuta di scheletro. Era sostanzialmente l'altro volto di Diabolic. Anche lui ladro e assassino con una falsa identità. Finì sullo schermo con 2 film, il primo del 66 di Lenzi e il successivo, 2 anni dopo, di Fernando Cerchio. Poi arrivarono le belle, le sensuali, perché il fumetto più erotico dell'epoca era Isabella. Isabella de Frissac, con tutta una serie di avventure, ambientato nel 600, ma aveva i tratti di Brigitte Bardot. Isabella arrivò sugli schermi nel 1969 con Bruno Corbucci con il titolo Isabella, la duchessa dei diavoli. Bella e orribile come Satanic, portato sugli schermi da Piero Vivarelli, dove lei, una chimica da vecchia, schifosa, riesce attraverso una pozione a diventare bellissima. Purtroppo la pozione ha dei tempi limitati. È lei, ispettore? È lei. Quella ragazza.
Sta scappando! Dobbiamo raggiungerla a tutti i costi! Sarà inseguita, ma riuscirà sempre a farla franca. Inizio ad averne abbastanza. Inseguiamo un'assassina brutta e vecchia e ne troviamo un'altra bella e giovane. Lei è Stella Dexter. Sì, ebbene? Con grande ritardo arrivò anche Tex. Lo porta sugli schermi Duccio Tessari con Giuliano Gemma, William Berger. Dicono che venisse dal nord, come il vento gelido che spazza durante l'inverno le pianure della grande prateria. Tex Willer. Presentato a Venezia nel 1985, finì sugli schermi con certo ritardo, come accade spesso ai film che partecipano ai festival, E non farti mai più rivedere, bastardo! e non ebbe particolare successo. Non so come è cominciata l'epidemia. So solo che alcuni cadaveri di notte si risvegliano. Io li chiamo ritornanti, anche se non capisco perché abbiano tanta voglia di ritornare. Un altro film che invece ha successo è Della morte e dell'amore. Sulla sua carta d'identità c'è scritto segni particolari, tutti. Nel 1987 arrivò nelle edicole un fumetto horror scritto da Tiziano Sclavi. Divenne un cult e arrivò fino al 2000 a vendere nelle edicole 500.000 di copie. Dylan Dog. Quella che può essere considerata una versione adattata sullo schermo è certamente il film Della morte e dell'amore, uscito nel 94 con Rupert Everett e Anna Falchi. È diventato un cult anche per la famosa scena dove Anna Falchi mostra le sue doti attoriali sulla tomba del marito, mentre Everett era già stato usato come modello per creare la fisionomia di Dylan Dog. È vero quello che si dice, che qui di notte i matti tornano in vita! Vattene a casa, non ho tempo per i vivi. Ci gettiamo nell'horror proprio perché in questo cimitero i morti rinascono. È stato il marito. Sì, come no. È uscito dalla tomba, l'ha violentata e sgozzata con un morso. È andata così. Arrivano gli zombie. Insomma, la trama è anche intrigante. Non a caso il regista Michele Soavi è un regista dell'horror all'italiana. Butti via quella sigaretta in mezzo! Cosa ci fa in terra, sorella? Sta pregando. Ci sono anche dei fumetti che non sono mai usciti sugli schermi, come ad esempio Sadik. Aveva avuto un certo successo proprio perché assomigliava molto a Diabolic. Alan Ford di Max Bunker e Magnus non è entrato direttamente sullo schermo, nonostante l'enorme successo e le tantissime riedizioni. Però in un film di Emir Kusturica, Gatto nero, gatto bianco, un personaggio lo legge per tutta la durata del film. Certamente lontani dai cinefumetti della Marvel e della DC Comics, che incassano milioni di dollari portando sugli schermi nuovi supereroi, quelli italiani del passato, anche se non sempre riusciti, hanno avuto però il merito di avere mostrato al cinema quegli eroi che avevano fatto fortuna in almeno 2 generazioni di adolescenti che correvano nelle edicole ogni settimana a comprare i loro sogni, le loro fantasie di carta e di china.